Colpa o responsabilità? Più vado avanti, più proseguo nei miei colloqui di counseling, più mi rendo conto che il tema della colpa e della responsabilità è un tema centrale per la nostra crescita personale. È un tema centrale per comprendere quanto noi vagliamo, è un tema centrale per aumentare la nostra energia. Prima differenza fondamentale tra colpa e responsabilità. La colpa ci depotenzia, la responsabilità ci potenzia. Il senso di colpa ci porta in una sensazione proprio di immobilizzazione, non ci dà la possibilità di fare delle scelte. Perché? Perché il focus è quello di mettersi in una posizione di meno. Se io sono in una posizione di colpa, sono in una posizione di meno rispetto ad una determinata persona, rispetto ad una determinata situazione. La responsabilità invece ci pone in una posizione di più più. Cosa voglio dire? La responsabilità ha un'energia attiva, un'energia dinamica. E questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che quando noi entriamo in uno stato di responsabilità, ci rendiamo conto che abbiamo il potere per poter cambiare, scusate il gioco di parole, quella determinata situazione. Ci rendiamo conto che possiamo agire per cambiare quella situazione. Quando invece entriamo in una emozione di colpa, è un po' come se la nostra azione fosse solo legata a darci il cilicio sulle spalle. E questa differenza sostanziale tra colpa e responsabilità è un qualcosa che è come si dice, oh mamma non mi viene, intrinsecamente, profondamente. È bello quando vuoi dire le parole ma non ti escono, è profondamente radicato nella nostra cultura. Mentre preparavo questo incontro sulla colpa e sulla responsabilità, mi è venuto in mente proprio quando da bambina andavo a messa, in uno stato totalmente inconsapevole. E c'è quella parte della cerimonia in cui c'è proprio il passaggio del mia colpa, mia massima colpa. E mentre prendevo consapevolezza di questa cosa, ho proprio percepito la potenza del concetto di colpa all'interno della nostra cultura. Perché mettetevi in quel bambino, in quella bambina che battendosi sul petto si dà la colpa fondamentalmente per la morte di Gesù Cristo in croce. Ora, detto così è abbastanza fortino, giusto? Soprattutto se pensiamo che i bambini hanno il pensiero magico. Questo perché ve lo dico? Non per entrare nel merito della cerimonia religiosa, perché non è questo lo scopo e non è nemmeno il mio scopo quello di puntare il dito sul giusto e sullo sbagliato. Ve lo faccio presente proprio per portarvi a riflettere. Perché? Perché spesso il senso di colpa nasce in situazioni rispetto alle quali noi siamo oggettivamente impotenti. E essendo oggettivamente impotenti, ovviamente non riusciamo a uscire da questa impasse. Quindi quando succede una situazione in cui in noi nasce il senso di colpa, la prima domanda che dobbiamo porci è: possiamo porre rimedio? Sì, no. Se la risposta è no,
ci prendiamo le nostre amate My Energy Bars e cerchiamo di andare a disattivare quel senso di colpa e stasera vedremo come. Se la risposta è sì, passiamo dalla colpa alla responsabilità. E poi c'è un altro aspetto fondamentale, che è il tempo, perché molto spesso noi abbiamo, il senso di colpa che noi abbiamo è rispetto a eventi del passato. Rispetto a questi eventi, noi possiamo porre dei cambiamenti, possiamo andarli a modificare nella e nell'allora? No. Se fossimo stati in grado nella e nell'allora di agire diversamente, l'avremmo fatto. E questo è un aspetto fondamentale per scardinarsi dal senso di colpa. Se io avessi fatto, se io avessi detto, bene, se l'avessi fatto, se l'avessi detto, non ti troveresti adesso in questa situazione. Allora, quando ci sono queste situazioni, per passare dalla colpa alla responsabilità, è proprio comprendere qual è l'insegnamento legato a quell'eventuale errore che è stato fatto. Se errore trattasi, ok? Perché ci sono poi anche dei sensi di colpa per situazioni rispetto alle quali noi non abbiamo oggettiva responsabilità. Torniamo all'esempio di qui sopra, quando da bambini a me si dicevamo mea colpa, mea massima colpa per la crocifissione di Gesù. Noi lì potevamo avere una colpa oggettiva? No. E molto spesso capita che noi ci sentiamo in colpa per situazioni rispetto alle quali noi non possiamo avere un potere. Mi viene in mente anche un po' tutti gli anni del Covid, in cui c'era un senso di colpa indotto molto forte. Penso soprattutto nei confronti dei ragazzi, no? Che venivano responsabilizzati rispetto al fare attenzione per non ammazzare, perché questi termini che venivano utilizzati, i propri nonni, i propri genitori. E quindi veniva proprio indotto non una responsabilità, ma un senso di colpa molto sottile. Perché la differenza sta proprio nel chiedersi, io rispetto a questa cosa potevo agire diversamente? Sì. Bene, non l'ho fatto perché? E faccio un'analisi su di me nel cercare di capire che cosa mi ha portato ad agire in un modo sbagliato e quindi divento proattivo, divento responsabile di quello che è stato nell'è e nell'allora per farne tesoro e per non fare in modo che si riproponga in un futuro nel qui ed ora. Ma se la risposta è no, bene, mi fermo e cerco di capire qual è il messaggio interno che mi vuole far sentire in colpa. Perché questo è un aspetto molto forte. Molto spesso il senso di colpa è legato ai messaggi genitoriali interni che noi abbiamo. Quindi noi siamo in colpa rispetto ad una situazione, rispetto ad una persona, non perché abbiamo una reale responsabilità oggettiva, ma perché c'è tutto un dialogo interiore e spesso è legato proprio al genitore normativo, che è questa parte psicologica di noi che rappresenta un po' tutta la nostra educazione del passato, nell'à e nell'allora, collegabile ai nostri genitori, ma non solo, che ci porta a giudicarci. Quindi nel momento che io mi rendo conto che non ho una responsabilità oggettiva, bene, il secondo passaggio è cercare di portare in superficie questo dialogo interiore, perché questo è il punto cruciale, diventare responsabili della nostra crescita personale vuol dire proprio diventare consapevoli del nostro dialogo interiore, diventare consapevoli di ciò che ci muove, diventare consapevoli delle nostre emozioni, diventare consapevoli. E capite quanto è potenziante?
perché allora se io divento consapevole di un qualche cosa, posso scegliere di diventare responsabile di agire. Il senso di colpa non è quasi mai collegato a un senso di consapevolezza, è legato a un senso di martirio, al mea colpa, mea massima colpa. Nelle puntate precedenti abbiamo analizzato molti giochi psicologici e continueremo con la saga dei giochi psicologici. E un ruolo fondamentale nei giochi psicologici era quello della vittima. La vittima è tipico di quelle persone che si mettono in una posizione di meno rispetto agli altri, rispetto alle situazioni. Ecco, quando entriamo in uno stato di senso di colpa, entriamo in uno stato di vittima. E vabbè, ma io non posso. Quando invece entriamo in uno stato di responsabilità, usciamo dal ruolo di vittima e diventiamo attivi. Eh, perché, come ho detto più volte, nel triangolo drammatico dove abbiamo vittima, salvatore e persecutore, questi tre ruoli li giochiamo tutti e tre. Perché se no cosa succede a volte? Che siamo in uno stato di colpa, quindi ci mettiamo in una posizione di vittima, poi questa posizione ci sta stretta e quindi ci ribaltiamo e diventiamo dei persecutori verso la persona che ci sta mettendo nell'angolo, facendoci sentire in colpa. E allora partiamo subito diventando attivi, usciamo subito da questo ruolo e proprio chiediamoci, poniamoci questa domanda: cosa posso fare? Se non posso fare nulla, bene, l'energia è preziosa, investiamola nel fare. E questo può sembrare, sì, vabbè, Milena, facile, facile a dirsi, però poi quando hai quella sensazione, come fai a scardinarla? Beh, ma noi abbiamo uno strumento che ci aiuti in questo. E soprattutto, al di là di questo strumento, abbiamo una capacità che è proprio unica dell'essere umano, che è quello di porsi le domande giuste. Stavo riflettendo nei giorni scorsi perché sto creando la nuova area personale, rendendola anche molto più facile da utilizzare rispetto a quella che c'è ora. E mentre sto caricando i video delle varie dirette, che sono veramente tanti perché ormai sono più di 80, volevo fare delle schede da mettere alla fine di ogni video, dove ci sono delle domande. Perché il punto chiave per diventare autonomi nella crescita personale, per responsabilizzarsi, è quello di porsi le giuste domande. Nel counseling, il ruolo del counselor non è quello di dare delle soluzioni, anche perché rispetto a una determinata situazione, la mia soluzione non potrebbe essere corretta per l'altra persona, perché l'altra persona ha un suo vissuto, ha una sua storia, e ha le sue risorse per trovare le sue soluzioni. Quello che fa il counselor è semplicemente porre le giuste domande, portare l'altra persona a riflettere. E quando tu rifletti, implicitamente ti responsabilizzi rispetto ai tuoi pensieri, ti responsabilizzi rispetto al tuo sentire. Quindi mi è venuta quest'idea proprio un po' delle domande da porvi, anche per capire se avete introiettato il tema della serata, perché quello diventa differenziale, perché se no sono incontri one to many. Sì, ma a me che me frega, cioè detto tra noi, a me cosa mi interessa di essere qua a parlare solo io, va bene, vi do delle informazioni, vi do degli spunti di riflessione, ma se poi non vi mettete voi al centro, se non cercate di capire voi che cosa avete compreso dai nostri incontri, capite che si bypassa la parte più importante.
la responsabilità verso noi stessi. Ottimo, ottimo. Quindi stasera come passiamo dalla teoria alla pratica? Stasera faremo due passaggi con le bars. Per chi non ha le bars, perché stasera sono collegate delle persone che non hanno le bars e poi molti vedono la diretta indifferite, quindi magari potrebbero non aver con loro le bars o non averle ancora acquistate. Immaginate di averle tra le mani, perché comunque il potere della parola è molto forte, quindi diciamo che le My Energy Bars hanno un'azione incisiva anche sul nostro sistema biologico, ma non è che dobbiamo giustificarci nel dire vabbè, non ce li ho, allora l'esercizio non lo faccio. No, comunque ha un'azione molto forte anche farlo senza. E faremo due passaggi. Un primo passaggio in cui ci ascolteremo cosa succede al nostro corpo e ai nostri pensieri quando siamo in uno stato di colpa. E vi inviterò a ricordare una situazione, una persona in cui, rispetto alla quale avete percepito questo senso di colpa. Penso che ognuno di noi abbia una lista, perché il senso di colpa è una delle cose eh, che viene maggiormente stimolato anche in questa società. Perché? Perché attraverso il senso di colpa si può creare controllo. È per quello che è così importante imparare a uscire da questa situazione depotenziante. Io ho studiato a fondo la manipolazione mentale, ho studiato a fondo tutto diciamo così, il mondo delle sette, della manipolazione. Ehm, e c'è un libro molto interessante che vi invito a leggere, che è La testimonianza di Michelle Hunziker, in cui parla di quando lei era all'interno di questa setta. Ed è molto interessante vedere come le dinamiche sono sempre quelle. L'elemento fondamentale che viene utilizzato da chi vuole manipolare qualcun altro è il senso di colpa, è il portarti a sentirti meno, è il portarti a sentirti in debito rispetto alla persona, rispetto alla situazione. E allora quando sei in una situazione di meno, la tua energia diminuisce la tua energia, più riesci, più fai fatica a razionalizzare e a fare un'analisi di realtà. Per questo lo scardinare il senso di colpa è fondamentale se vogliamo essere degli esseri liberi. Partendo dalle piccole cose, anche nelle tecniche di vendita non etiche, proprio si gioca su questa cosa, sentire l'altra persona in difetto, far sentire l'altra persona in colpa, ma anche no. Ok, per questo diventa fondamentale riconoscerci e riconoscere quando noi entriamo in questa dinamica e ognuno di noi può avere delle sensazioni corporee differenti. Faccio un esempio personale. Io ormai ho imparato molto ad osservarmi e quando inizia a scattare quella sensazione è come se si quasi paralizzassero le labbra. È proprio una sensazione minima, è proprio come se andasse via la circolazione, che secondo me è anche molto simbolica, ci ho riflettuto, perché è proprio il non riuscire neanche a parlare. E quindi faremo questa prima fase di ascolto del nostro corpo, dei nostri pensieri, delle nostre voci. Cercheremo proprio di identificare una sensazione fisica, un pensiero, un comando, un'immagine, un colore che associamo a quell'elemento, alla sensazione del senso di colpa. E poi una volta che l'abbiamo individuato, faremo un protocollo di trasformazione alchemica. Bene, bene. Bevo un bicchiere d'acqua e partiamo. Allora, per la prima fase, quella di ascolto,
Vi invito a posizionare le bars sul tavolo e metterle nella posizione di rilassamento. Quindi, per intenderci, questa. Ok? Per chi non ha le bars, semplicemente tiene le mani in questo modo. Questo è un mudra molto potente perché crea una sincronicità tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Quindi mettiamoci in posizione, facciamo un respiro profondo e chiudiamo gli occhi. Iniziamo a entrare in contatto con il nostro corpo. Facciamo attenzione che i piedi siano ben piantati sul pavimento, la colonna sia dritta, il mento sia parallelo al pavimento. Per fare questo spingete le scapole verso il basso e la testa verso l'alto. Ponete anche la vostra attenzione sui vostri polpastrelli. Osservate se i pollici si stanno toccando, gli indici, i medi, gli anulari e i mignoli. Fate un respiro profondo col naso ed espirate con la bocca. In, out, in, out. Quando espirate con la bocca, cercate proprio di aprire la gola. Per fare questo, immaginate proprio come se doveste dire una A. Proprio fate A e percepite come tutta la gola si sblocca. Quando ispirate col naso potete portare anche la lingua sul palato e poi quando espirate con la bocca staccate la lingua dal palato e proprio aprite tutta la trachea. Autorizzatevi a entrare in contatto con il vostro respiro. E ora iniziate a pensare ad una situazione in cui vi siete sentiti in colpa o una persona rispetto alla quale vi sentite in colpa. Un qualcosa che in voi innesca il pensiero se avessi detto, se avessi fatto. Può essere all'inizio una sensazione spiacevole, ma sarà un qualcosa di temporaneo. Prendiamo consapevolezza che per trasformare determinate situazioni dobbiamo autorizzarci a passarci attraverso, non a fermarci, a passarci attraverso. Immaginate proprio come se steste attraversando un ponte e avete un po' quella sensazione non di comfort, uno di quei ponti tibetani in cui c'è quel senso proprio un po' di paura, di voglia di arrivare presto alla fine del ponte. Bene, mantenete quello stato e concentratevi sulla sensazione di colpa. E iniziate a fare un check del vostro corpo. Partite dai piedi, ai polpacci, alle ginocchia, alle cosce, all'intestino, allo stomaco, ai polmoni, alla schiena, alle spalle, le braccia, la testa, il volto.
Dove sentite questo senso di colpa? Potrebbe essere un senso di nausea, potrebbe essere un punto di dolore, potrebbe essere anche una sorta di piccola vibrazione. E dite una volta ad alta voce, io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio corpo. Io mi autorizzo ad essere un osservatore del mio corpo. Io mi autorizzo a conoscermi. E in questo processo di ascolto non dimenticatevi di respirare. Inspirate col naso ed espirate con la bocca. Oltre alla sensazione del corpo potrebbero arrivare immagini, pensieri. Rimanete semplicemente in osservazione di voi stessi. Fate un respiro profondo e prendete ora tra le mani le vostre My Energy Bars o immaginate di farlo. Il cilindro oro nella sinistra, il cilindro argento nella destra. E ponete la vostra attenzione su questa sensazione che è emersa. E con un respiro profondo procediamo con il nostro protocollo di trasformazione alchemica. Ponete l'attenzione nel primo centro, 2 dita sotto l'ombelico, nel centro dell'essere e ripetete libero, l'energia cristallizzata nel senso di colpa, oppure anche nella sensazione specifica che avete. E la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3. Se arrivano vibrazioni, sbadigli, sospiri, lasciateli andare, non bloccateli. E ricordate sempre di associare il respiro profondo. Ispirate col naso, espirate con la bocca. E ora spostate la vostra attenzione
all'altezza del secondo centro, il centro del sentire, all'altezza del cuore. E ripetete, lascio andare ogni attaccamento emotivo al senso di colpa o alla sensazione corporea che state provando e lascio fluire il mio sentire. Io sento sei. Siate osservatori della vostra trasformazione e spostate infine la vostra attenzione nel terzo centro, il centro del creare, all'altezza della vostra ghiandola pineale e ripetete: creo ordine e coerenza nel mio senso di colpa e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo ad essere responsabile del mio pensiero, delle mie emozioni e del mio essere. Io creo 9. E ponendo ora la vostra attenzione nel primo, nel secondo e nel terzo centro. Ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. E un'ultima volta. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Io sono consapevole di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. Io sono consapevole di me. E ora fate un respiro profondo e quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi.
Bene, sto vedendo degli ottimi sbadigli. Buon segno, buon segno. A volte mi viene chiesto, come faccio a capire che qualcosa è cambiato, che qualcosa è avvenuto? E la mia prima risposta è ascoltandoti. È che noi abbiamo un po' disimparato ad ascoltare il nostro corpo, ad ascoltare i cambiamenti che avvengono in noi. E a volte ci sono però proprio delle azioni involontarie del corpo, come gli sbadigli, il lacrimare, il vibrare, i fare respiri profondi, che non avvengono a livello biologico per caso, avvengono proprio quando dell'energia che è cristallizzata si libera. Sto preparando, vi dico un'altra sorpresa, proprio un diario di accompagnamento delle bars, un diario proprio di autoascolto, un qualcosa che vi permette di fare un'analisi più profonda di voi in modo guidato e tenerne traccia. Perché dico questo? Perché mi sono resa conto, e la cosa non mi stupisce conoscendo come funziona il nostro corpo e la nostra mente, che noi, quando ci sono i cambiamenti positivi, molto spesso non ce ne accorgiamo. Perché? Perché per come siamo strutturati, il nostro corpo ha uno scopo, quello di proteggersi. E questo cosa? Quello di conservarsi. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che ha un'attenzione naturale al negativo, al meno, perché il meno è la minaccia. Quando invece c'è un più, il corpo manco se ne accorge, cioè non entra in uno stato d'allarme perché più l'energia si sta muovendo, perché io dovrei attivare il livello di attenzione. E questo porta ad avere più ricordo delle cose negative che delle cose positive, a meno che noi non iniziamo a scriverle. E allora, quando le scriviamo e prendiamo questa buona abitudine di farlo quotidianamente, e magari potrebbe essere proprio ogni sera, scrivo un piccolo successo della giornata, un qualcosa rispetto alla quale sono grato, un qualcosa rispetto alla quale mi rendo conto che wow, brava, bravo, mi do la pacca sulla spalla. Allora, se poi lo leggiamo in prospettiva, diciamo, ma sai che cosa? Che tutto sommato sto facendo un ottimo lavoro? Perché noi perdiamo di vista l'importanza di piccoli passi quotidiani. Facciamo un esempio delle dirette del martedì. Ora nell'area riservata ci sono più di 80 dirette. Tra l'altro le prime, wow, cioè si vede anche il cambiamento quantico che ho fatto io, dalle prime dirette alle ultime. Ma immaginate se io 3 anni fa, quando sono partita, mi fossi data questo obiettivo. No, creo l'area personale se solo se ho almeno 50 dirette caricate. Non sarebbe mai partito nulla, perché il tempo e l'energia necessaria per creare tutto quel materiale non l'avrei avuto in quel momento. E invece oggi, settimana dopo settimana, si è creato tantissimo materiale ed è rimasta un po', secondo me, anche una testimonianza dell'evoluzione del progetto. Ed è molto affascinante. Adesso li sto riguardando, ogni tanto vedo dei video e dico, aiuto! Mamma mia! Super affascinante. Bene, bene, adesso la parola passa a voi. Saluto chi ci segue in differita, ovviamente questa seconda parte è riservata soltanto a chi si collega in diretta, viene disattivata la registrazione anche per lasciare alle persone
che sono presenti alla diretta di poter intervenire senza paura di essere registrati. Quindi ringrazio chi ci segue in differita e alla prossima.